Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Dupixent, soluzione Sanofi SRL, ultimo aggiornamento, 11 aprile 2022. Cos'ha Dupixent, soluzione? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Dupixent, soluzione durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci esteri. Cos'ha Dupixent, soluzione? Dupixent, soluzione è un farmaco a base del principio attivo Dupilumab, appartenente alla categoria degli antiasmatici, anticorpi monoclonali e nello specifico preparati per dermatiti, escluso i corticosteroidi. È commercializzato in Italia dall'azienda Sanofi SRL. Dupixent, soluzione può essere prescritto con ricetta RRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Confezioni Dupixent 200 mg Soluz. Iniet. Uso SC2 SIR pre-riempita con sistema di sicurezza, 1,14 ml, 175 mg/ml, 2 SIR Dupixent 200 mg Soluz. Iniet. Uso SC SIR pre-riempita con sistema di sicurezza, 1,14 ml, 175 mg/ml, 1 SIR Dupixent 200 mg Soluz. Iniet. Uso Sottoc. 1 penna pre-riempita 1,14 ml, 175 mg/ml, Dupixent 200 mg soluzione iniettabile uso sottocutaneo penna pre-riempita, 1,14 ml, 175 mg/ml, 2 penne. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Sanofi Aventis Group SA. Concessionario: Sanofi SRL. Ricetta: RRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Classe A. Principio attivo Dupilumab. Gruppo terapeutico: antiasmatici, anticorpi monoclonali. Forma farmaceutica. Soluzione. Indicazioni: dermatite atopica, adulti e adolescenti. Dupixent è indicato per il trattamento della dermatite atopica da moderata a grave, negli adulti e negli adolescenti di età pari o superiore ai 12 anni eleggibili per la terapia sistemica. Bambini di età compresa tra 6 e 11 anni. Dupixent è indicato per il trattamento della dermatite atopica grave nei bambini di età compresa tra 6 e 11 anni eleggibili per la terapia sistemica. Asma. Dupixent è indicato negli adulti e negli adolescenti di età pari o superiore ai 12 anni come trattamento aggiuntivo di mantenimento per l'asma grave con infiammazione di tipo 2, caratterizzata da un aumento degli eosinofili ematici e o della frazione di ossido nitrico esalato, FeNO, vedere paragrafo 5.1, non adeguatamente controllati con ICS, corticosteroidi per via inalatoria, a dosaggio alto e un altro prodotto medicinale per il trattamento di mantenimento. Posologia. Il trattamento deve essere iniziato da operatori sanitari esperti nella diagnosi e nel trattamento delle condizioni per cui Dupilumab è indicato, vedere paragrafo 4.1. Posologia. Dermatite atopica. Adolescenti, da 12 a 17 anni di età. La dose raccomandata di Dupilumab per pazienti adolescenti di età compresa tra 12 e 17 anni è specificata nella tabella 1. Tabella 1. Dose di Dupilumab per somministrazione sottocutanea in pazienti adolescenti di età compresa tra 12 e 17 anni con dermatite atopica. Peso corporeo del paziente. Dose iniziale. Dosi successive, settimane alterne. Meno di 60 kg. 400 mg, 2 iniezioni da 200 mg. 200 mg, 60 kg o più. 600 mg, 2 iniezioni da 300 mg. 300 mg. Bambini da 6 a 11 anni di età. La dose raccomandata di Dupilumab per bambini di età compresa tra 6 e 11 anni è specificata nella tabella 2. Tabella 2. Dose di Dupilumab per somministrazione sottocutanea in bambini di età compresa tra 6 e 11 anni con dermatite atopica. Peso corporeo del paziente. Dose iniziale. Dosi successive. Da 15 a meno di 60 kg. 300 mg, una iniezione da 300 mg, il giorno 1, seguita da 300 mg il giorno 15. 300 mg ogni 4 settimane, Q4S, iniziando 4 settimane dopo la dose del giorno 15. 60 kg o più. 600 mg, 2 iniezioni da 300 mg
mg, 300 mg a settimane alterne, Q2S. La dose può essere aumentata a 200 mg ogni 2 settimane in pazienti con peso corporeo da 15 kg a meno di 60 kg in base alla valutazione del medico. Adulti. La dose iniziale raccomandata di dupilumab per i pazienti adulti è di 600 mg, 2 iniezioni da 300 mg, seguita da una dose di 300 mg somministrata a settimane alterne sotto forma di iniezione sottocutanea. Dupilumab può essere utilizzato con o senza corticosteroidi topici. È consentito l'utilizzo di inibitori topici della calcineurina, ma deve essere limitato solo alle aree problematiche come viso, collo e zone intertricinose e genitali. È necessario valutare l'eventualità di interrompere il trattamento in pazienti che non hanno mostrato alcuna risposta dopo 16 settimane di trattamento della dermatite atopica. Alcuni pazienti con risposta iniziale parziale possono migliorare successivamente continuando il trattamento oltre le 16 settimane. Qualora dovesse rendersi necessaria l'interruzione del trattamento con dupilumab, i pazienti possono comunque essere ritrattati con successo. Asma. La dose raccomandata di dupilumab per adulti e adolescenti, di età pari o superiore ai 12 anni, ha una dose iniziale di 400 mg, 2 iniezioni da 200 mg, seguita da 200 mg somministrati a settimane alterne come iniezione sottocutanea per pazienti con asma grave e in trattamento con corticosteroidi orali o per pazienti con asma grave e comorbilità di dermatite atopica da moderata a grave o per adulti con comorbilità di rinosinusite cronica grave con poliposi nasale una dose iniziale di 600 mg, 2 iniezioni da 300 mg, seguita da 300 mg somministrati a settimane alterne come iniezione sottocutanea. I pazienti che assumono corticosteroidi orali concomitanti possono ridurre la dose di steroidi quando si verificano miglioramenti clinici con dupilumab, vedere paragrafo 5.1. Gli steroidi devono essere ridotti gradualmente, vedere paragrafo 4.4. Dupilumab è indicato per il trattamento a lungo termine. Il bisogno di proseguire la terapia dovrebbe essere riconsiderato almeno annualmente, sulla base della valutazione del livello di controllo dell'asma nel paziente, condotta dal medico. Dose saltata. Se viene dimenticata una dose, somministrarla il prima possibile. Dopodiché, riprendere la somministrazione come programmato. Popolazioni speciali. Anziani, a 0-65 anni. Non è raccomandato alcun aggiustamento delle dosi per i pazienti anziani, vedere paragrafo 5.2. Insufficienza renale. Non è necessario alcun aggiustamento delle dosi nei pazienti con insufficienza renale lieve o moderata. Sono disponibili dati molto limitati sui pazienti con grave insufficienza renale, vedere paragrafo 5.2. Insufficienza epatica. Non sono disponibili dati nei pazienti con insufficienza epatica, vedere paragrafo 5.2. Peso corporeo. Non è raccomandato alcun aggiustamento delle dosi in base al peso corporeo per i pazienti di età pari o superiore a 12 anni con asma o adulti con dermatite atopica, vedere paragrafo 5.2. Per i pazienti di età compresa tra 12 e 17 anni con dermatite atopica, la dose raccomandata è di 200 mg, 60 kg, o 300 mg, a 0,60 kg, a settimane alterne. Per i pazienti di età compresa tra 6 e 11 anni con dermatite atopica, le dosi raccomandate sono di 300 mg Q4S con la possibilità di aumentare a 200 mg Q2S, da 15 a 60 kg, e 300 mg Q2S, a 0,60 kg. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di dupilumab nei bambini di età inferiore ai 6 anni con dermatite atopica non sono state stabilite. La sicurezza e l'efficacia di dupilumab nei bambini con un peso corporeo 15 kg non sono state stabilite, vedere paragrafo 5.2. Non ci sono dati disponibili. La sicurezza e l'efficacia di dupilumab nei bambini con asma grave di età inferiore a 12 anni non sono state stabilite, vedere paragrafo 5.2. Non ci sono dati disponibili. Modo di somministrazione. Uso sottocutaneo. La penna pre-riempita di dupilumab non è destinata all'uso nei bambini di età inferiore a 12 anni. Per i bambini di età compresa tra 6 e 11 anni con dermatite atopica, la siringa pre-riempita di dupilumab ha la presentazione appropriata per la somministrazione a questa popolazione. Dupilumab è somministrato tramite iniezione sottocutanea nella coscia o nell'addome, fatta eccezione per i 5 cm attorno all'ombelico. Se praticata da altri, è possibile fare l'iniezione anche nella parte superiore del braccio. Per la dose iniziale di 400 mg, somministrare 2 iniezioni da 200 mg di dupilumab consecutivamente in diverse sedi di iniezione. Per ogni iniezione si raccomanda di utilizzare una sede diversa, a rotazione. Dupilumab non deve essere iniettato in aree della pelle che risultano sensibili, danneggiate o che riportano ematomi e cicatrici.
Il paziente può autosomministrarsi da solo l'iniezione di dupilumab oppure, se l'operatore sanitario lo ritiene appropriato, dupilumab può essere somministrato da chi assiste il paziente. È necessario fornire adeguata formazione ai pazienti o a chi li assiste riguardo alla preparazione e alla somministrazione di dupilumab prima del suo impiego, come riportato nel foglio illustrativo al paragrafo Istruzioni per l'uso. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Dupilumab non deve essere usato per trattare i sintomi acuti dell'asma o le esacerbazioni acute. Dupilumab non deve essere usato per trattare broncospasmo acuto o stato asmatico. I corticosteroidi sistemici. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Le risposte immunitarie alla vaccinazione sono state valutate nell'ambito di uno studio in cui i pazienti affetti da dermatite atopica sono stati trattati una volta a settimana per 16 settimane. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Dupixent, soluzione durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Dupixent, soluzione durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. I dati relativi all'uso di dupilumab in donne in gravidanza sono limitati. Gli studi sugli animali non indicano effetti dannosi diretti o indiretti relativi alla tossicità riproduttiva. Vedere paragrafo, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Dupilumab non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Effetti indesiderati. Dermatite atopica. Adulti con dermatite atopica. Riassunto del profilo di sicurezza. Le reazioni avverse più comuni sono state reazioni al sito di iniezione, congiuntivite, blefarite e herpes orale. Sono stati, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non esiste alcun trattamento specifico per il sovradosaggio di dupilumab. In caso di sovradosaggio, monitorare il paziente per eventuali segni o sintomi di reazioni avverse e somministrare immediatamente l'appropriato trattamento sintomatico. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Altri preparati dermatologici, preparati per dermatiti, escluso i corticosteroidi, codice ATC. D1105. Meccanismo d'azione. Dupilumab ha un anticorpo monoclonale IgG4 umano ricombinante che inibisce la trasduzione del segnale. Proprietà farmacocinetiche. La farmacocinetica di dupilumab è simile nei pazienti con dermatite atopica e asma. Assorbimento. Dopo una singola dose sottocutanea, S.C. di 75-600 mg di dupilumab negli adulti. Il tempo. Dati preclinici di sicurezza. I dati preclinici non rivelano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi convenzionali di tossicità a dosi ripetute, inclusi gli endpoint farmacologici di sicurezza, e in base a studi, elenco degli eccipienti: arginina cloridrato, istidina, polisorbato 80 e 433, acetato di sodio triidrato, acido acetico glaciale e 260, saccarosio, acqua per soluzioni iniettabili. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.